Ciao a tutti, sono Stefano e oggi voglio raccontarvi qualcosa di molto speciale per me. Una di quelle esperienze che ti cambiano davvero, che ti fanno crescere, che ti insegnano cose su te stesso che non sapevi ancora. Oggi vi parlo del giorno in cui mi sono trasferito nel mio primo appartamento tutto mio, qui in Italia. Una storia fatta di scatoloni, chiavi nuove e tante emozioni che ancora ricordo benissimo. Avevo 27 anni quando ho deciso che era il momento. Vivevo ancora con i miei genitori in un piccolo paese in Toscana, una vita comoda, tranquilla, sicura. Mia madre cucinava ogni giorno, mio padre mi aiutava con qualsiasi problema tecnico in casa. Era bello, certo, ma dentro di me sentivo qualcosa, un desiderio di libertà, di spazio mio, di una porta che potevo aprire e chiudere solo io. Avete mai sentito questa sensazione? Quel momento in cui capisci che hai bisogno di un posto tutto tuo nel mondo. Ho iniziato la ricerca dell'appartamento quasi per caso, sfogliando alcuni annunci online una domenica mattina. All'inizio pensavo fosse solo una curiosità, un gioco, ma poi ho visto un annuncio che mi ha fermato. Un bilocale al secondo piano di un vecchio palazzo nel centro di Firenze. Non era grande, forse 55 metri quadrati, ma le foto mostravano grandi finestre, pavimenti in cotto antico e una luce calda che entrava da ogni angolo. Mi sono innamorato di quelle foto subito, ancora prima di vedere il posto di persona. Ho chiamato l'agenzia il giorno dopo. La voce dall'altra parte era quella di una donna di nome Patrizia, gentile ma professionale. Mi ha dato un appuntamento per giovedì mattina. Ricordo che ho dormito male nei giorni prima della visita. Ero agitato, emozionato, pieno di pensieri. Cosa avrei trovato? Era davvero come nelle foto. Sarebbe stato il posto giusto per me? Giovedì mattina mi sono alzato presto. Ho preso il treno da Arezzo fino a Firenze e ho camminato per le strade del centro storico con un senso strano nel cuore. Firenze la mattina presto è una città diversa, silenziosa, quasi magica. Le pietre dei vicoli sembrano raccontare storie antiche, i negozi stanno ancora aprendo, qualche turista cammina lentamente con la macchina fotografica in mano. Io invece camminavo veloce, nervoso, con il cuore che batteva un po' più forte del solito. Il palazzo era in una via stretta, non lontano da Piazza Santa Croce. Un portone di legno scuro, grande e pesante, con un vecchio campanello di ottone. Patrizia mi aspettava già fuori. Era una donna sui 50 anni, capelli scuri, occhiali rotondi, una giacca beige elegante. Mi ha salutato con un sorriso caldo e mi ha accompagnato su per le scale, senza ascensore. Le scale erano in marmo, un po' consumate al centro per i tanti anni di utilizzo, ma pulite e dignitose. Quando ha aperto la porta dell'appartamento, ho sentito qualcosa dentro di me che non sapevo come descrivere. L'odore di una casa vuota, un misto di legno antico e aria ferma, ma anche qualcosa di pulito, di nuovo, di possibile. Ho camminato lentamente attraverso le stanze. Il soggiorno con quelle grandi finestre che davano sulla via, la luce del mattino che entrava in diagonale e illuminava il pavimento in cotto, la cucina piccola ma funzionale. Il bagno con le piastrelle bianche e uno specchio ovale. La camera da letto silenziosa, quasi raccolta, con una finestra che guardava su un piccolo cortile interno pieno di vasi di geranio rosso. Ho guardato ogni angolo, ho aperto ogni armadio, ho toccato le pareti, ho guardato i soffitti. Patrizia mi seguiva pazientemente, senza fretta, senza pressioni. Mi piaceva questo di lei. Non cercava di vendermi niente, lasciava che fossi io a decidere. Dopo circa 20 minuti ho detto una sola cosa: lo prendo. I mesi successivi sono stati intensi. La firma del contratto, il deposito cauzionale, le 1000 pratiche burocratiche che in Italia, si sa, non mancano mai. Documenti da firmare, certificati da richiedere, uffici da visitare. Ma ogni volta che pensavo a quella porta con la chiave mia, ogni fatica sembrava valere la pena. Il giorno del trasloco è arrivato un sabato di settembre. Una mattina fresca, il cielo di un azzurro chiaro e pulito come può esserlo solo in autunno. Avevo noleggiato un piccolo furgone e chiesto aiuto a 3 amici storici, Marco, Luca e Davide. Siamo arrivati a casa mia dai miei genitori alle 8:30. Mia madre ci aspettava con caffè, brioche e una faccia che cercava di sembrare serena.
ma tradiva un po' di malinconia. Abbiamo caricato gli scatoloni per quasi 2 ore. Tanti scatoloni. Non sapevo di avere così tante cose, libri soprattutto. Ho sempre amato i libri e li avevo accumulati negli anni senza accorgermene. Poi vestiti, qualche mobile smontato, oggetti vari, una vecchia lampada che volevo assolutamente portare con me, perché l'avevo comprata anni fa a un mercatino e mi piaceva tantissimo. Mia madre aveva preparato anche alcune cose da cucina, piatti, bicchieri, pentole, con quella cura che solo le madri sanno avere per i dettagli. Prima di partire mio padre mi ha abbracciato forte. Non era un uomo di molte parole, mio padre, ma quell'abbraccio diceva tutto. Orgoglio, affetto, un pizzico di nostalgia. Mia madre mi ha baciato sulla fronte come faceva quando ero bambino. Poi ha detto sottovoce: «Mangia bene, mi raccomando». Ho riso e quasi ho pianto. Il viaggio fino a Firenze con il furgone pieno è stato divertente e caotico. Marco guidava, Luca stava davanti. Davide e io eravamo schiacciati dietro tra gli scatoloni. Abbiamo parlato, riso, ascoltato musica ad alto volume. Arrivare in città con quel furgone enorme non era semplice. Le strade del centro storico non sono fatte per i mezzi grandi, ma alla fine siamo riusciti a parcheggiare abbastanza vicino al palazzo. Salire gli scatoloni al secondo piano senza ascensore è stata la parte più faticosa. 4 uomini, decine di scatoloni, scale di marmo strette. Ci siamo fermati più volte a respirare, a bere acqua, a imprecare sottovoce quando qualcosa era particolarmente pesante. Avete mai portato su per le scale una libreria in 4 pezzi? Non è un'esperienza che si dimentica facilmente. Dopo circa 3 ore l'appartamento era pieno di scatoloni accatastati ovunque. Il divano era nel posto sbagliato. La lampada era ancora smontata. I libri erano sparsi su 3 scatoloni diversi. Ma era mio. Tutto quello che vedevo era mio. Ho fatto un giro lento per le stanze, guardando quel bellissimo caos, e ho sentito una gioia silenziosa e profonda, che non so spiegare bene a parole. Abbiamo ordinato pizza per pranzo e l'abbiamo mangiata seduti sul pavimento, perché le sedie erano ancora bloccate dietro altri scatoloni. Marco ha aperto una bottiglia di Chianti che aveva portato come regalo di inaugurazione e abbiamo brindato. 4 bicchieri di plastica alzati verso il soffitto. Mat. All'appartamento di Stefano, ha detto Luca. Abbiamo riso tutti e 4. Quel pomeriggio ho iniziato a sistemare le cose con calma. I miei amici sono rimasti ad aiutarmi ancora qualche ora. Poi sono andati via uno alla volta, abbracciandomi e facendo commenti divertenti sul fatto che ora dovevo cucinare da solo. Quando l'ultimo di loro ha chiuso la porta, mi sono trovato solo per la prima volta in quell'appartamento. Il silenzio era diverso da quello di casa mia, più ampio in qualche modo. Ho messo su un po' di musica, piano, in sottofondo. Ho aperto le finestre del soggiorno. L'aria di settembre di Firenze era tiepida e profumava di pietra scaldata dal sole. Dalla via saliva il rumore normale di una città, qualche voce, il suono di un motorino, i passi di qualcuno sul marciapiede. Ho appoggiate le mani al davanzale e ho guardato fuori. Un palazzo di fronte con i suoi tetti di tegole arancioni, un angolo di cielo azzurro sopra, una coppia che camminava lenta tenendosi per mano. Ho pensato, questo è l'inizio. Nei giorni successivi ho imparato molte cose nuove. Cose che sembrano scontate, ma che quando vivi ancora con i tuoi genitori non conosci davvero. Per esempio, ho imparato che la bolletta della luce arriva ogni 2 mesi e devi ricordarti di pagarla. Ho imparato che i vicini di casa esistono davvero e che è importante avere buoni rapporti con loro. Il mio vicino del piano di sopra si chiama Enzo, ha 63 anni, ama il jazz e coltiva piante aromatiche sul balcone. Me ne ha regalate alcune il secondo giorno, basilico e rosmarino, dicendomi che non si può vivere senza basilico fresco in cucina. Ho imparato anche che fare la spesa da soli è un'arte. Non basta comprare qualcosa, devi pianificare. Pensare a cosa mangerai durante la settimana, non sprecare. I primi giorni ho comprato troppe cose, alcune sono andate a male. Il sabato mattina al mercato di Sant'Ambrogio è diventato il mio rituale preferito. Frutta, verdura, formaggi, qualche affettato. Parlare con i venditori, ascoltare le loro voci forti e allegre, tornare a casa con la borsa piena di cose buone. Cucinare da solo, poi, è stato un viaggio inaspettato.
Non ero del tutto inesperto, ma avevo sempre cucinato con rete di sicurezza, con mia madre nella stanza accanto pronta a darmi consigli. Da solo era diverso. I primi tentativi erano modesti. Una pasta troppo scotta qui, un sugo un po' insipido là. Ma poi ho chiamato mia madre, ho preso appunti, ho provato e riprovato. Ora faccio un risotto alla zucca che, senza falsa modestia, è davvero buono. Una sera, circa 2 settimane dopo il trasloco, ero seduto sul divano finalmente al suo posto, con un libro in mano e una tazza di camomilla calda sul tavolino. Le finestre erano aperte, entrava una brezza leggera. La lampada del mercatino illuminava il soggiorno con una luce dorata. Tutto era silenzioso, tranquillo mio. Ho abbassato il libro per un momento e ho guardato la stanza. Gli scaffali con i libri finalmente in ordine, il piccolo quadro che avevo comprato a un mercatino anni prima appeso alla parete, le piante di Enzo sul davanzale. Ho pensato ai miei genitori, a quella mattina di settembre con gli abbracci prima della partenza. Ho pensato ai miei amici seduti sul pavimento a mangiare pizza. Ho pensato a Patrizia con i suoi occhiali rotondi, che mi aveva aperto quella porta per la prima volta. Trasferirsi in un nuovo appartamento non è solo cambiare indirizzo, è imparare chi sei quando non hai qualcuno che fa le cose per te, è scoprire che sei capace di più di quanto pensavi, è costruire un posto nel mondo che ha il tuo sapore, il tuo ordine, la tua luce preferita, è fare errori e correggerli, è cucinare male e riprovare. È fare amicizia con il vicino che ti regala il basilico ed è anche, a volte, la sera, appoggiarti al davanzale della finestra e ascoltare il suono della città sotto di te e sentire che sei esattamente dove devi essere. Voi avete mai vissuto un trasloco importante? Forse il vostro primo appartamento o un trasferimento in una nuova città? Com'è stato? Vi invito a scrivere nei commenti la vostra esperienza. Grazie di cuore per essere stati qui con me oggi. È stato bello raccontarvi questa storia, una di quelle che porto sempre con me. Vi saluto con affetto. A presto e buona fortuna con il vostro italiano. Ciao!